9 dicembre 2025, questo è il 13° meeting di AOG Italia e l'ultimo per l'anno 2025. Credo sia il momento di fare un piccolo bilancio, visto che ormai è più di un anno che va avanti questa esperienza, che è stata certamente positiva per quanto mi riguarda, nonostante le difficoltà nel reperire presentatori, nonostante il tempo e l'impegno richiesto dall'editing dei video e soprattutto dei sottotitoli, e nonostante anche le scarse presenze, anche se sulla carta ci sono una quarantina di persone iscritte al gruppo. Devo però anche dire che quando mi sono imbarcato in questo progetto disperavo anche solo di poter cominciare e invece eccoci qui un anno dopo. Quindi direi che tutto sommato non mi posso lamentare. Grazie dunque a voi aficionados, a quei pochi coraggiosi che hanno speso un po' del loro tempo per preparare una presentazione. Va bene, oggi c'è un nome nuovo, certamente non conoscete, Marco Morfini. Io ho conosciuto Marco nel 2013 e da allora siamo rimasti sempre più o meno in contatto. Io ho avuto un assaggio di quello che ci farà vedere oggi e si tratta di una tecnica straordinariamente efficiente per integrare Access e Web, una cosa di cui si sente molto la mancanza e di cui si discute parecchio. Si è provato con SharePoint, si è provato col più recente Dataverse, ma i risultati sono sempre stati alquanto discutibili come minimo. Mi taccio, passo la palla al nostro ospite, Marco. Allora, un attimino una piccola parentesi sulla mia storia professionale. Io nasco, come perito elettronico, lavoro per un certo periodo della mia vita per mantenermi agli studi in un laboratorio di elettronica. In particolare facciamo assistenza su strumenti musicali, quindi audio, video, luci principalmente. Successivamente mi laureo in ingegneria meccanica e lavoro per un certo numero di anni in un'azienda multinazionale occupandomi di valvole di regolazione per i pozzi petrolchimici, quindi qualcosa che è ben lontano dall'informatica e dal mondo VBA. Diciamo c'è sempre stata una grossa predisposizione al lavoro d'ufficio e all'automazione d'ufficio, proprio una passione che mi ha portato poi negli anni a un cambiamento di rotta, soprattutto quando lascio la mia città di origine, Napoli, e vado a vivere nella capitale e decido di cambiare lavoro, eh, facendo diventare l'home automation, quindi la domotica, come la mia passione, ma principalmente il mio lavoro presso principalmente multinazionali, sia americane, giapponesi. Il mio lavoro diventa a tempo pieno legato ad Office, precisamente al VBA e prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente con il VBA su Excel ed Access. Andiamo un attimino a parlare di Access. Io ci tengo a fare una precisazione su che cos'è, secondo il mio modo di vedere le cose, questa applicazione, anche perché ci lavoro da tanti anni, ma soprattutto per cercare di spiegare quello che è la mia esperienza vissuta con altre tecnologie professionali, tecnologie enterprise, per intenderci. Ho lavorato con database relazionali di tipo professionale, Oracle, SQL Server, MySQL. Ho lavorato interfacciando sia Access con questi strumenti, ma anche esclusivamente in alcuni casi con questi strumenti, e posso dire che in ambito di gestione del dato comunque parliamo di un access, un'applicazione con tanti limiti, ma considerando che nella stessa applicazione noi possiamo gestire sia la parte dei dati che la parte del flusso e del codice, oltre che quella delle maschere, noi di fatto ci troviamo di fronte ad uno strumento che può essere visto come un bimbo rispetto a queste grandi applicazioni, ma è estremamente completo e complesso da darci la possibilità di affrontare e risolvere problemi veramente, strutturati. Per questo io simpaticamente ho voluto aggiungere proprio come immagine, ecco, il famoso figlio di braccio di ferro che riesce con una mano a raccogliere tutti questi, queste utilità, un po' come database e un po' come maschere e un po' come programmazione. Qual è la grande evoluzione?
E questo dobbiamo dar merito anche a Daniel Pinot, che ha, credo l'anno scorso, pubblicato un video dove spiegava un po' come si potesse integrare l'HTML al VBA. Lui utilizzava una tecnica di Listerin, una tecnica di iniezione su dei menu fatti in HTML, ed era interessante. Ho un po' seguito la sua linea di lavoro, integrando alcune cose che poi vedremo, diciamo, all'atto pratico, e cercando di risolvere alcuni piccoli problemi. Ma volendolo vedere, ecco, volendo introdurre questo nuovo approccio alla programmazione di Access, posso dire che abbiamo decuplicato la potenza di uno strumento già molto potente. Perché? Perché l'HTML risolve un grande problema, che è quello della grafica di Access, che restava comunque una grafica di base. Il JavaScript all'interno dello stesso HTML riesce a darci la potenza del web, quindi tutto quello che possiamo immaginare essere praticamente la nuova tecnologia, quella che viene l'HTML5, quello che viene utilizzato oggi nel web, per intenderci, creare un'istanza con un modello di intelligenza artificiale, possiamo creare dei grafici che si adattano ai dati, possiamo collegarci con altre, possiamo fare veramente tante cose, e io vi dimostrerò adesso nella mia presentazione come questa potenza, in parte già l'ha dimostrata appunto Daniel Pinot nella sua presentazione, ma come in realtà noi possiamo estendere i limiti del nostro applicativo Access fino a dei livelli, fino a pochi anni fa, impensabili. Diciamo che il componente che utilizzeremo è il nuovo componente Age moderno su una maschera di Access, che è stato, diciamo, reso stabile più o meno dal 2023, quindi già è un pochino di tempo che è presente. Esiste anche una retroattività, esiste un componente retroattivo con il vecchio componente Explorer, che però comunque è in disuso e sicuramente non è efficace come quello che utilizzeremo noi. Dov'è il vero scoop? Diciamo, dov'è la vera potenza? La vera potenza è utilizzare Access in modo nativo. Io quello che vi farò vedere non utilizza componenti esterni, non utilizza applicazioni integrate o componenti di qualsiasi tipo, utilizza Access puro, cioè chiunque abbia installato Access sul proprio Office può tranquillamente replicare quello che stiamo per vedere senza necessità di installare null'altro. La cosa importante era, e questo Daniel Pinot lo ha dimostrato in modo abbastanza efficiente, riuscire a collegare in modo diretto quello che è il nostro database access con il nostro codice, il nostro database access con la nostra pagina HTML, e viceversa. In qualche modo dovremo riuscire ad intercettare gli eventi dell'HTML e trasferirli al VBA. Creato questo doppio canale, noi possiamo in realtà andare a sviluppare un'applicazione qualsivoglia complessa. Quando dico qualsivoglia complessa significa che lasciamo allo sviluppatore il limite dove potersi spingere. Guardando un attimino cosa fa Access adesso, no? Facendo un piccolo preambolo, noi abbiamo database come Oracle, possiamo utilizzare le liste di SharePoint, possiamo utilizzare dei file Excel, lo stesso SQL Server, eccetera, e molto altro. Tutti questi, diciamo, queste fonti dati possono essere, attraverso dei link, collegati a delle tabelle nel nostro database, e questa è una cosa che chi utilizza Access in un determinato modo ha comunque modo di poterlo vedere, o magari lo utilizza quotidianamente. Quindi oltre alle tabelle interne di Access diventa di fatto un ponte per database anche di tipo diversi, e la cosa bella è anche utilizzati contemporaneamente. Per intenderci, noi possiamo nello stesso file Access collegare fonti dati di tipo diverso, tipo derivanti da Oracle, e iniettare i dati
in SharePoint list, oppure prendere dei dati che sono provenienti da Excel e caricarli in SQL Server, quindi di fatto rappresenta un vero e proprio piccolo data warehouse, no? In qualche modo. Quindi possiamo creare delle query, delle funzioni personalizzate in VBA ed utilizzate nelle stesse query, e quindi possiamo creare un sistema complesso di collegamento tra tabelle derivanti da più fonti dati diverse. Ho detto questo per dire che noi adesso abbiamo, oltre alle classiche form, la possibilità di creare quelle che ho chiamato HTML form, diciamo chiamato, che in realtà sono di fatto delle form di Access con all'interno un file HTML. E questo è il vero cuore di quello che è la presentazione di oggi. Quello che attualmente andiamo a fare è trasformare una maschera di Access di semplice, come la conosciamo, in qualcosa di molto più, diciamo, carino, accattivante, performante, web collegato, quindi collegato col mondo web, oltre che portare all'utente la possibilità di avere un'esperienza grafica estremamente più gratificante, ma anche riuscire a superare tutte quelle che erano le difficoltà, per esempio con i collegamenti con delle API esterne. Il JavaScript è cresciuto negli anni fino a diventare uno strumento estremamente potente in questo senso, e noi con questa tecnica lo portiamo in casa. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo da un lato l'HTML e JavaScript, abbiamo dall'altro lato Access, e creiamo quindi un ponte che attraverso una singola semplice riga di codice intercetta il valore di questo ponte, cioè di questa casella di testo tra virgolette nascosta all'interno dell'HTML, e lo portiamo nel nostro VBA. Quindi come fa il VBA a capire cosa sta succedendo nell'HTML? Attraverso la scrittura di una casella di testo nascosta chiamata ponte. D'altro canto poi VBA riesce a rispondere andando a manipolare l'HTML attraverso poche righe di codice, andando a richiamare funzioni specifiche contenute nel nostro JavaScript, funzioni che possono essere anche parametriche, quindi magari trasferendo una struttura di testo opportunamente configurata in modo da poter caricare delle griglie, in modo da poter trasferire delle informazioni che derivano dal nostro database, e quindi, come abbiamo detto prima, derivano da qualsiasi tipo di fonte dati, fino ad iniettarle all'interno del nostro HTML e quindi riuscire a manipolare la grafica fino a renderla, diciamo, ai massimi livelli, diciamo, di utilizzo. Adesso lasciamo la diapositiva, andiamo subito nel cuore della cosa, prendendo un database di prova che ho preparato. In realtà io non ho potuto condividere il lavoro che sto facendo per il mio cliente, perché ci sono troppi dati sensibili all'interno, per cui ho dovuto prenderne un pezzettino e portarlo alla vostra attenzione. Allora, partiamo con, diciamo, la maschera, che è questa qui. Qui abbiamo una tabella che ho preparato con dei dati, ve li faccio vedere. Non a caso ho cercato di caricare dei dati di prova in modo, diciamo, massiccio. Ho cercato di avere una tabella bella grande, diciamo che ci sono, penso, una ventina, 25 campi con 10.000 record, proprio per mostrarvi. È la prima caratteristica che vi devo mostrare, perché è uno dei vantaggi dell'utilizzo di questa tecnica, è proprio poter arrivare a manipolare un'enorme quantità di dati in modo estremamente fluido. Quindi iniziamo proprio con un test stress, carichiamo 10.000 dati su una maschera, che sarebbe questa qui, una maschera semplice. Vedete, una maschera molto semplice. Io ve lo faccio vedere, ho messo un componente web browser, questo qui, ho utilizzato una maschera di base, e questo componente è collegato attraverso i dati ad un file HTML che poi dopo vedremo nel dettaglio, e questo qui si chiama home HTML. Cosa accade se andiamo con F5?
si apre una maschera, che è questa qui, dove io ho fatto una grafica, ma molti di questi bottoni non hanno funzioni e di fatto è semplicemente un modo per farvi vedere, questo è un file HTML ovviamente, con tutte le caratteristiche dell'HTML, quindi io posso disegnare il bottone, posso stabilire le ombre, posso inserire delle immagini, posso inserire dei GIF animati, qualsiasi cosa mi venga in mente, posso farlo. Cliccando sulla tabella dei clienti, vediamo che si apre una maschera di filtro. Che cos'è questo? Questo è in realtà una bozza di un'anagrafica clienti, quindi immaginiamo che ci debba essere un elenco di clienti con una sorta di gerarchia, quindi magari c'è un gruppo, sotto al gruppo ci sono vari siti che verranno gestiti da questa maschera e quindi immaginiamo come un classico gestionale, quando clicchiamo sul record si apre la scheda del dettaglio. Per farvi vedere lo stress test, adesso cliccando questo bottone mostra tutti, io adesso caricherò 10.000 record su questa maschera in poco meno, almeno spero, in poco meno di un secondo. Eccoli qui. Abbiamo appena caricato, si vede anche dalla barra di scorrimento, abbiamo caricato 10.000 record in un tempo che veramente sfida un pochino anche le performance dello stesso Access con le maschere continue, per esempio. Ha comunque delle performance che sono elevatissime. Possiamo limitare il numero di record andando a creare dei filtri, per esempio prendendo il numero 317 possiamo cercare. Ecco qui. Questo è un subset di dati. Cliccando sul singolo dato si apre la maschera con tutti i dettagli. Tenete conto di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando ovviamente di un box contenitore che è questo ambiente. Stiamo parlando di una serie di file HTML separati, studiati apposta per creare l'elenco e per creare il dettaglio. Quello che diciamo possiamo vedere, ed è una delle caratteristiche più simpatiche, ecco, dell'HTML, la possibilità di cambiare tema, per esempio. Noi possiamo passare da un tema all'altro, chiaramente alcuni sono improponibili, altri sono magari più accattivanti, a seconda, diciamo, delle impostazioni che mettiamo nel nostro CSS, possiamo passare da una visualizzazione all'altra. Questo solo per mostrarvi come in realtà l'aspetto finale dipende dalla volontà e dalla capacità di chi lo elabora. Voglio fare un passettino ovviamente avanti mostrandovi cosa c'è dietro le quinte nel dettaglio di tutto questo. Allora, per poter creare il box principale, io ho bisogno di un file HTML che adesso vi farò vedere, che si chiama home e conservo qui accanto al mio database. Lo apro con Notepad, che è un software abbastanza completo per visualizzare i testi, e come vedete non è molto, diciamo, il testo, e soprattutto non è un testo che ho sviluppato io manualmente. Ho chiesto ad un modello di fornirmi un file HTML con determinate caratteristiche, e soprattutto la cosa importante di questo codice, la cosa veramente importante per poter comunicare con il nostro Access, è questa riga di codice che adesso vi faccio vedere un attimo. Ce ne sono tanti perché ogni funzione ha la sua riga, ma in realtà è questa qui, semplicemente questa. Ponte. Ponte è un file di testo nascosto che noi troviamo anche nell'HTML se lo cerchiamo ponte, dove noi scriviamo una stringa. Banalmente questo file HTML non fa null'altro che scrivere in un campo nascosto una stringa convenzionale, che è questa qui. Cosa accade? Noi scriviamo, ad esempio, dobbiamo caricare la maschera dei clienti. Quindi scriviamo nel ponte load una stringa col nome della maschera che vogliamo caricare, in questo caso clienti, sarà home chiama clienti e passa load. Il nostro VBA, adesso vi farò vedere come, intercetta questo click e legge questo load, quindi capisce che deve attendere che la maschera sia caricata. Dopo che viene caricata con questo pezzettino di codice, attraverso questo inner HTML, quindi viene iniettato il codice qui dentro, darà lo stesso ponte l'ok. Quando il nostro VBA leggerà ok, capirà che è terminato il carico della maschera. Questo non è indispensabile, cioè questo doppio load e ok non è indispensabile
per il normale funzionamento. Cioè, se noi vogliamo cliccare e mettere un bottone che semplicemente apre un'altra maschera, non è indispensabile questa duplice scrittura su ponte. È indispensabile invece quando quello che mettiamo potrebbe essere molto pesante, molto grande. Per esempio, noi vogliamo iniettare un file HTML che abbia un contenuto, una grafica, quindi dobbiamo stare attenti ad evitare che il nostro VBA esegua il codice prima che la pagina sia caricata e quindi dobbiamo dare l'ok. Cosa succede lato VBA? Lato VBA, adesso vi mostro, spero che si veda, ho cercato di rendere il carattere più grande possibile, eccolo qui. Cosa succede? Noi utilizziamo un unico evento, non è che utilizziamo eventi particolari, utilizziamo l'evento click sul componente, cioè vuol dire che noi non abbiamo a che fare con tanti eventi, non serve e non possiamo intercettare gli eventi sulla pagina. Quindi, indipendentemente da quale pagina è stata caricata, noi possiamo intercettare esclusivamente l'evento click sul componente. Quando lo intercettiamo, ogni volta che l'utente clicca sul componente, in qualsiasi punto, anche dove non è presente un bottone, in qualsiasi momento in cui l'utente clicca su componente, noi analizziamo il campo ponte. Cosa può accadere? Che lo troviamo vuoto e in tal caso l'evento resta inutilizzato. Nel caso in cui l'evento ponte non è vuoto, ma ha un contenuto, come in questo caso, noi in questo punto qua leggiamo load, quindi attendiamo che la pagina sia caricata. Quando la pagina è caricata leggeremo ok e quindi potremo eseguire il codice che ci serve per andare a manipolare il nostro HTML. Ma come lo facciamo? Alla fine lo facciamo con un unico solo codice, che è questo. Quindi noi utilizziamo sempre e solo execute JavaScript. Quindi rileviamo il valore di un oggetto presente sull'HTML con questo e eseguiamo il JavaScript con quest'altro. In questo caso, per esempio, banalmente noi svuotiamo la tabella, cioè abbiamo creato una funzione in JavaScript che pulisce la tabella e la andiamo a chiamare. Quindi il vantaggio di utilizzare, oltre che la semplicità, perché di fatto noi non muoviamo il codice VBA fino a che non scatta un evento e quando l'evento è significativo, allora effettuiamo questa modifica. Alla fine sempre andiamo a ripulire la nostra casella di testo. Quindi una volta che abbiamo letto il valore, abbiamo capito cosa dobbiamo fare, cosa deve fare il nostro codice, andiamo a ripulire questa casella di testo che abbiamo utilizzato per condividere l'operazione. E grazie a questo, e vi faccio vedere che parliamo veramente di poche righe di codice, noi riusciamo a giostrare, a gestire pagine, interi siti web, perché di fatto qui potremo andare con lo stesso metodo a gestire interi siti web. È inutile che vi dico che ovviamente esiste un piccolo modulo che fa delle cose specifiche, ma anche questo è un modulo abbastanza breve. Io ho semplicemente creato delle funzioni che, per esempio, pescano dal database, come in questo caso, e vanno a creare il pezzettino che ci serve per disegnare la nostra griglia, questa qui. Ma sono, diciamo, cose che possono essere fatte in mille modi. Io ho creato un modulo esterno che fa questa cosa qui per una questione di semplicità, cioè in modo tale che se utilizzo più maschere che fanno la stessa cosa, vado a chiamare la stessa funzione, ma può essere fatto in tanti modi diversi. La cosa importante da capire è che noi possiamo comunicare dall'HTML nel momento in cui ci serve comunicare con il nostro VBA e dal VBA possiamo iniettare e modificare l'intera pagina volendo del nostro HTML. Questa duplice direzione ci permette di usufruire dei benefici del JavaScript e dell'HTML. Uno di questi è il fatto che l'HTML e JavaScript per sua natura è asincrono, è sincrono, cioè il VBA è sincrono, il nostro Java riesce ad eseguire più codici contemporaneamente. Perché è importante questo? Perché il JavaScript, ad esempio, ha delle librerie per poter comunicare con le API, per esempio, di Gemini, l'intelligenza artificiale, può comunicare con le API
di servizi che sono su server esterni in modo molto semplice e può farlo senza bloccare la nostra applicazione. Quindi noi possiamo utilizzare più istanze, utilizzare più file HTML sulla stessa maschera e ogni file ha un suo funzionamento indipendente e può eseguire codice contemporaneamente. Quando poi arriveremo, se volete, a parlare dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre maschere, vedremo come è importante ed utile questo modo, diciamo, di poter eseguire il codice senza bloccare l'applicazione. Ho preparato degli altri esempi un po' più, diciamo, semplici e anche più intuitivi per capire di cosa stiamo parlando. Ad esempio, una delle possibilità è quello, eccolo qui. Questo è banale. Immaginate che di voler quotare un disegno, un PDF o un'immagine. Io cosa ho fatto? Ho chiesto ad un modello di fornirmi un codice, questo qua, un codice di questa pagina, quota immagine, l'ho inserito in una mia maschera di Access e istantaneamente vi dico, non ci sono voluti, l'ho fatto, adesso per capirci, l'ho fatto la mattina mentre i miei figli si preparavano per andare a scuola, quindi dalle 7 alle 7 e un quarto, ci ho messo 15 minuti. Ho chiesto ad un modello di fornirmi un HTML che mi desse la possibilità di quotare un'immagine ed è venuto fuori questo, che è pure abbastanza grezzo. Cosa faccio io? Scelgo un file esterno, per esempio questo qui, il file viene caricato sulla maschera e poi banalmente io posso quotarmi qualsiasi distanza, permettendo chiaramente, effettuando una calibratura di quale deve essere il metro significativo. Questo è una banalità, però è un valore aggiunto che diamo alla nostra applicazione inimmaginabile. Io conosco forse poche persone che sono riuscite a fare cose di questo tipo con le maschere di Access, forse una di queste è proprio Alessandro, però rendiamoci conto che io l'ho fatto a costo zero, a tempo zero. Ho preso nella mia maschera, e questo è forse interessante da capire, nella mia maschera ho preso un componente che può essere messo anche come un pezzettino della mia applicazione, messo qui nell'angolino. Io posso costruirmi la mia applicazione come conoscete voi, mettendo dei bottoni, mettendo delle combo box, mettendo degli elenchi, collegando questi elenchi a fonti dati che possono essere parallele tranquillamente in questo modo qua, lancio la mia applicazione e ottengo la mia utility funzionante in ogni sua parte qui, che continua a fare il suo lavoro, posso trasferire questi dati al mio database, vederli in tempo reale. Insomma, già solo questo, già solo questa maschera vi fa capire come Access si è centuplicata la potenza di Access. Avere a disposizione nelle mie maschere qualsiasi cosa, e quando dico qualsiasi cosa, il limite è esclusivamente legato alla fantasia di chi lo usa e di cosa si vuole realizzare. Posso andare avanti, per esempio. Una cosa interessante può essere, per esempio, la lettura con voce naturale. L'intelligenza artificiale adesso dà la possibilità ai browser di poter leggere dei testi con voce naturale. Chi ha provato queste funzioni sa quanto è bello, ad esempio, sentire letta una favola con la voce diciamo, di una persona che la legge con trasporto, non è solo la classica voce robotica. Ecco, questo è un punto, diciamo, di difficoltà nel nostro componente, con cui ci siamo scontrati nei mesi passati, anche con delle persone con cui ho lavorato. Perché? Perché il componente che stiamo usando è un componente, è un'emulazione del browser, non è il vero browser, non è Edge, è un'emulazione di Edge. E la Microsoft ha fornito questo componente andandolo a privare di alcune piccole caratteristiche. Tra queste è proprio la lettura con voce naturale. Purtroppo, mentre il browser normale, il nostro Edge che abbiamo installato sul nostro Windows, riesce ad utilizzare queste librerie sono state inibite. Però noi, avendo la possibilità di utilizzare Access, possiamo bypassare questo problema ed utilizzare, adesso vi farò vedere come, la lettura in voce naturale anche su questo tipo di applicazione. Allora, vediamo un attimino. Vi faccio vedere questo, metto un attimo qui, così riesco a condividere. Ok, questo qui è il nostro file
di lettura. Cosa è? Non è più nemmeno che un file HTML con delle librerie che consentono di utilizzare la voce naturale e viene aperto su Age. Quindi noi apriamo, io adesso ve lo faccio vedere, ma potrebbe essere tranquillamente nascosta questa pagina, potrebbe essere gestita anche dallo stesso codice, io posso creare un'istanza di Age e lanciare il file HTML parla e poi lancio la mia maschera di Access. Qual è il vantaggio? Quello che scrivo qui viene letto con voce naturale dal nostro file. Qua scegliamo l'indice della voce, per esempio. Ciao Alessandro, spero di trovarti bene. Cambio indice, quindi cambio voce. Ciao Alessandro, spero di trovarti bene. Posso ancora scegliere un'altra tipologia di voce. Ciao Alessandro, spero di trovarti bene. Cosa abbiamo ottenuto in realtà? Abbiamo ottenuto un utility su una pagina di Access che serve per andare a utilizzare quello che è stato bloccato, delle poche cose che sono state bloccate nel nostro componente. Però l'abbiamo utilizzato nello stesso modo aprendo un'istanza di una pagina su un web browser esterno. Io ho creato delle applicazioni che quando venivano lanciate creavano questa istanza, la nascondevano ed utilizzavano questo utility. Adesso la cosa bella dell'intelligenza artificiale è proprio questa, e adesso vi mostro una frase semplice detta in molte lingue diverse. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. The only way to do great work is to love what you do. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. La seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut. A única forma de fazer um excelente trabalho é amar o que faz. Cosa succede? Succede che se noi utilizziamo le librerie per leggere di Windows, avremo chiaramente una scelta preliminare, no? Invece qui c'è un elaboratore che in base al tipo di lingua si adatta più o meno bene al linguaggio, cercando di mantenere uno stile, diciamo, comodo di lettura. E questo è un altro esempio di come può essere utilizzato il componente e qual è la forza di questo componente. Vediamo, questa è una pagina semplice che abbiamo caricato nel nostro componente. Un'altra, diciamo, cosa molto interessante, questo lo possiamo chiudere, è per chi conosce, per chi ha avuto a che fare con le pagine web, esistono delle protezioni quando si lavora con il web che impediscono al sito web, alla pagina HTML caricata su un browser, di poter intervenire, di scrivere, di cancellare, di intervenire con il nostro PC. Ed è una delle policy di sicurezza più importanti, no? Se, diciamo, per poter leggere un file abbiamo bisogno di autorizzare ovviamente la lettura, ma comunque non ci può essere un flusso continuo di lettura e scrittura sulla nostra macchina. Questo problema noi non ce l'abbiamo, perché noi possiamo passare con questo sistema dalla pagina web attraverso il VBA direttamente al cuore del nostro PC. Quindi noi possiamo fare praticamente qualsiasi cosa. E la dimostrazione di questo è data da un piccolissimo esempio che vi ho fatto di come si possa salvare e cancellare un file da questa directory senza dover autorizzare o senza dover dare ulteriori, diciamo, privilegi. Questo è un esempio importante perché io l'ho cercato di strutturarlo in modo tale da poter essere letto veramente da chiunque, anche da persone che non sono bravissime nella programmazione, perché è composto da un numero veramente limitato di righe di codice, sia dal lato HTML che dal lato VBA. Allora, prima vi faccio vedere come funziona. Funziona in questo modo qua. Chiudo questa, apro questa. Abbiamo una pagina HTML, ve la mostro, è sempre lo stesso discorso. C'è il componente, carico la pagina che si chiama manipola file pc.html,
la lancio e abbiamo due bottoni. Con il primo tasto noi andiamo a creare in questa cartella un file di testo. Do l'ok, aggiorno la pagina e si è creato un file di testo. Vuoto, ovviamente, è un esempio. Con questo tasto elimino questo file di testo. Salvo e il file di testo sparisce. Questo non è poco, questo è tanto, perché questo è un esempio semplicissimo di come noi possiamo intervenire su una qualunque cartella del nostro PC senza dare alcuna autorizzazione alla pagina, perché passiamo attraverso il nostro VBA. È la punta del cosiddetto, la punta dell'iceberg. Dietro questo, per chi percepisce, c'è una storia, no? C'è una storia di possibilità, una storia di capacità di questo sistema, di poter avere i vantaggi del web, i vantaggi del file access unite in un unico punto. Andiamo a vedere come è fatto. Allora, partiamo dall'HTML. Eccolo qui. Parliamo veramente di qualcosa di estremamente semplice e che può essere, diciamo, gestito da chiunque. Parliamo di un piccolo blocco di stile che non è neanche necessario, potrebbe essere tranquillamente eliminato, e da due bottoni. Cosa fa il bottone? Il bottone crea file di testo. Esegue questa. In realtà anche questa parte qui è inutile, Il file di log è solo un modo per avere traccia, ma in realtà la cosa importante è questo qui. Cioè noi cosa fa? Scriviamo sul famoso ponte una stringa, cioè crea file. Con quest'altro eliminiamo il file di testo, non facciamo nient'altro che scrivere su ponte, elimina file. Ma che cos'è ponte? Ponte è un input test con un ID chiamato ponte. Ed è proprio quello che andiamo a leggere dal VBA. Infatti se adesso andiamo nel codice VBA, vediamo che questi due pezzi sono banalmente le due sub che leggono e scrivono il file. Ma quello che fa è semplicemente, questo è il cuore di tutto quello che facciamo. Intercettiamo l'evento click, stabiliamo qual è il nome del file da dare, andiamo a vedere la nostra azione leggendo ponte. Se ponte è uguale a crea file, allora creiamo il file. Se ponte è uguale ad elimina file, allora eliminiamo il file. Proprio quello che c'era scritto qui. Quando clicchiamo il file, il tasto crea file, scriviamo crea file, altrimenti scriviamo elimina file. Ecco, questo è un esempio proprio banale che fa capire come poi l'evoluzione di questo esempio può dare origine a tutto il resto. Un'altra, forse l'ultima dimostrazione che faccio è quella legata alla capacità, diciamo, dei grafici, che sono effettivamente molto interessanti. Noi abbiamo una capacità grafica che rispetto a quella nativa di Access, soprattutto dopo le ultime versioni che hanno un po' ridotto questa, demandandole, no, al foglio elettronico. Il foglio elettronico è quello che un po' viene diciamo utilizzato per la reportistica, per l'analisi del dato in modo puntuale, mentre Access è un po' più legato all'applicazione, al database. Ecco, noi con il nostro sistema, quello che vi sto mostrando sono banali grafici che possono essere tranquillamente agganciati ai dati nel modo in cui abbiamo visto prima, fatti dall'intelligenza artificiale in pochi secondi. Ma non dico pochi secondi per produrre il risultato, pochi secondi per chiederlo. E quello, quando io dico pochi secondi, intendo il tempo che ci vuole per chiedere al modello qualcosa. Quindi una volta capita la tecnica, noi chiediamo al modello di fornirci un grafico di questo tipo, un grafico di questo tipo, che può guardare le quotazioni in tempo reale, può manipolare le cose in tempo reale, i grafici magari di questo tipo, natalizio, ecco. Oppure, diciamo, grafici più complessi, che possono essere mostrati in una nostra form, in questo modo qui, soprattutto se il dato è qualcosa che cambia in tempo reale. E vi dico che questa cosa può avere dei risvolti straordinari quando, ad esempio, utilizziamo SharePoint, no? Se noi utilizziamo SharePoint, se volete faremo un video ad hoc, noi cosa facciamo? Andiamo a rendere il nostro database in pochi istanti un sistema client-server. Immaginate che io per il mio cliente, che è un importante multinazionale, forse tra le più grandi d'Italia, attualmente sto lavorando ad un sistema
fatto in Access che colloquia in tempo reale con SharePoint. Ci sono persone che lo utilizzano in qualsiasi parte del mondo, scrivono e leggono dati contemporaneamente e il mio capo, attraverso un'applicazione del genere, può vedere in tempo reale come cambia il lavoro che stanno facendo, guardando ad esempio come loro stanno inserendo i progetti, come stanno inserendo i consuntivi, come sta cambiando la parte legata al budget, no? Come stanno entrando i soldi nell'azienda, e vederla in tempo reale. Questo trasforma Access in un eccezionale strumento di prototipazione, in una vera e propria, secondo me, una vera e propria bomba, perché dà quello che mancava sotto l'aspetto grafico e sotto l'aspetto delle librerie, che sono veramente, io ho fatto un esempio che è un milionesimo di quello che in realtà può essere fatto. E io avrei ancora qualcosa da dire, ma mi fermo qui, lascio la parola ad Alessandro e se volete possiamo creare degli incontri ad hoc su alcuni di questi argomenti, un po' più approfonditi, con qualcosa di un pochino più dettagliata. E io penso che ti prenderò in parola perché hai menzionato cose molto, molto interessanti che si potrebbero vedere. Io ho sempre pensato che le grandi innovazioni derivano spesso da idee semplici e secondo me questa tua tecnica, se possiamo chiamarla così, ne è la conferma. Di base, correggimi se sbaglio, il punto cruciale di tutto questo è l'uso e l'introduzione della casella di testo che hai chiamato ponte. Sì. Perché tutta la comunicazione bidirezionale tra VBA e HTML JavaScript si basa sul contenuto di questa casella, giusto? È tutto lì. Eccola qui. Questo è il cuore della È questo che comunicazione. permette, esatto, questa semplice casella di testo apre la strada alla possibilità di comandare un intero sito web tramite Access, Sì. allo Non c'è stesso limite. tempo integrando i due mondi, quindi che possono interagire tramite questa casella di testo. Una domanda che ti volevo fare. Ovviamente quando tu distribuisci la tua applicazione devi distribuire anche tutti i file HTML che vengono utilizzati, giusto? Ottima domanda, no, perché io adesso vi ho fatto vedere tutte cose che in realtà stanno sul mio PC, ma questo non è l'unico modo. In realtà ci sono altre due alternative estremamente valide. La prima è la più banale, cioè creare un campo memo all'interno della nostra applicazione, testo lungo, ecco, adesso si chiama testo lungo, dove noi salviamo letteralmente l'HTML, adesso vi faccio vedere, no? Banalmente io faccio così, prendo l'HTML, lo salvo all'interno della nostra. E quindi poi all'apertura della maschera io non faccio nient'altro che prendere questo contenuto, salvarlo come un file di testo, rinominarlo come HTML e utilizzarlo. E quindi diventa un qualcosa che viene creato in runtime, che può essere lasciato lì, che può essere reso non visibile come file nascosto, che può essere cancellato quando si chiude. Questo è un modo, diciamo, rapido per poter distribuire un'applicazione anche via mail. Banalmente la zippo la mando via mail e quando l'applicazione si apre si può lanciare. Ma esiste anche un altro modo che io ho utilizzato, che è ancora più potente, che è quello di utilizzare un repository esterno. Cioè il nostro, vi faccio vedere, il nostro file si trova in locale, ma potrebbe trovarsi tranquillamente su un repository esterno, ce ne sono gratuiti, sono tanti, dove consentono di salvare dei file HTML e questo link diventa poi un link banalmente a quel file conservato sul web. Perché è un passo avanti? Perché Stai in parlando, questo modo... Marco, scusa, stai parlando di repository tipo GitHub, per fare un esempio di Sì, uno dei più precisamente, sì, sì. famosi, Un insomma. repository gratuito, ma ce ne sono tanti. Io ho anche un sito web proprio, no? Io ho uno spazio web dove metto i miei Sì, file. sì. Dov'è il grande vantaggio? È che facendo in questo modo io distribuisco la mia applicazione, ma se un giorno la grafica o parte della logica la vogliamo modificare, non abbiamo bisogno di ridistribuire l'applicazione. Possiamo modificarla sui file di origine e quindi poi pubblicarli sul nostro spazio web, sul nostro repository e tutti quelli milioni di persone che hanno la nostra applicazione la mattina aprono l'applicazione e si trovano un'applicazione aggiornata, cosa che era impensabile con la tecnica classica. No, la tecnica classica prevede che se cambia
cambia la versione, io ti devo dare il nuovo database, no? Ti devo mandare il nuovo file. E in questo caso una grossa fetta della nostra applicazione può essere aggiornata in tempo reale da remoto senza dare conto a nessuno. Ecco. Beh, quasi tutto direi, mi pare che nel file access ci rimane ben poco di logica, sta tutta su file Allora, HTML io come sono per JavaScript. la divisione delle responsabilità. Tutto quello che riguarda il database, le query, la gestione della può essere o deve essere lasciato sul VBA e tutto quello che invece riguarda il rendering, la grafica, le librerie particolari, quelle che si collegano all'intelligenza artificiale, che sono nate, sono fatte per stare sul web, le lasciamo nel file HTML, banalmente. Quindi dividere le È giusto, responsabilità è la migliore strada, forse. è giusto, è giusto, è giusto. Bene, che dire? A me è piaciuta molto, è stata molto interessante e apre veramente le porte a possibilità immense, perché più ci pensi, secondo me, più vengono fuori applicazioni possibili, usi possibili e espansioni possibili. C'è qualcuno che ha domande, osservazioni, critiche, suggerimenti? Sì, sì, io velocemente, se è possibile, Lo Alessandro. sapevo, tanto non manchi No, mai. perché veramente sono rimasto incantato alla presentazione per Eh vari sì. motivi, veramente anzi tanti, quindi faccio i miei complimenti vivissimi. Allora, innanzitutto con questo sistema, se uno lo mette su, diciamo, su tutte le maschere, praticamente eviterebbe quella cosa che io odio tantissimo in Access, che è praticamente Ah, flashing delle maschere. Veramente, ho fatto di eh tutto sì. nei miei programmi a cercare di evitarlo, ma ci riesco, a volte sì, a volte no. Tu sei stato velocissimo, quindi io non ho capito tutti i passaggi, diciamo, però sarebbe il caso di vedere un file di esempio per capire meglio cosa hai combinato tu. Niente, tutto qua. Ad esempio, la gestione errore, non capisco se la gestisce all'interno dell'HTML o all'esterno, possono succedere Allora, io devo dire la verità, è un periodo un po' pieno, per cui cosa ho fatto? Ho fatto tutto in poche ore, diciamo, quindi ho buttato giù degli esempi, anche il codice l'ho lasciato minimal perché volevo trasferire più che un'applicazione, volevo trasferire una tecnica, no? Quindi non ho la gestione dell'errore, di fatto sono talmente poche le righe di codice che stiamo usando qui che effettivamente io non ci ho badato tanto, ma anche lo stesso codice Java è funzionante, ma può essere ottimizzato tanto. Quindi diciamo che prendetelo, ecco, come un esempio. Può essere fatto tanto e sto in realtà facendo tanto, proprio mi sono accorto che mostrarvi adesso l'applicazione che sto sviluppando per il mio cliente, per me è impossibile in quanto non riesco a dividere i dati sensibili da quello che è, diciamo, quello che posso mostrare. Quindi, diciamo, rischierei rischierei di ledere un po' quelli che sono i principi di riservatezza del dato, per cui ho dovuto necessariamente buttare giù un po' di cose per darvi questa possibilità, ma voglio dire questa cosa, c'è tanto, ma tanto, e lo voglio dire tre volte perché c'è tanto altro dietro, eh. Io ho fatto proprio questo, è, diciamo, il 10% di quello che possiamo fare e che posso mostrarvi su queste cose. Perché? Perché io sono qui, diciamo, lo faccio perché mi diverte, quindi ci lavoro, ci guadagno e per cui sono motivato ad andare avanti. E nei mesi scorsi abbiamo sviluppato molte cose che, diciamo, sono veramente interessanti. La gestione dell'errore, anche lo stesso database, adesso vi ho mostrato tre tabelle, ma in realtà sul mio cliente ne abbiamo 50 e che quindi diventa abbastanza complessa la cosa. E devo dire la verità, anche con un sistema complesso si sta dimostrando essere estremamente affidabile, stabile, è una buona tecnica, secondo me, sì. Anch'io faccio due domande Sì, sì, veloci, ma decisamente. giusto intanto dici che ti diverti, ci diverti anche a noi, grazie davvero per la presentazione. Forse mi sono perso un pezzetto, non ho visto interazione con i dati, cioè quindi tu leggi e scrivi sul database direttamente, Sì, sì. confermo, e seconda, con che modalità, con query native, usi oggetti da o ad o qualcosa del genere. E seconda domanda è, a questo punto mi pare di aver visto una maschera responsive, nel senso che eh, te ne puoi fregare un po' della risoluzione dello schermo perché puoi comunque adattare in maniera molto responsiva il contenuto della form che crei nel web browser.
Sì, allora ti rispondo. Anche questo, essendo un file d'esempio, io non ho badato alle tecniche di scrittura, di lettura sulle tabelle, perché dalla DAO alla chiamata diretta possiamo utilizzare quello che più ci pare. Insomma, alla fine non è quello il cuore, diciamo, del problema. Noi possiamo continuare a programmare nel nostro stile, possiamo utilizzare le chiamate dirette come execute delle query già pronte, query parametriche, possiamo scrivere l'SQL all'interno del codice. Io ne ho utilizzata una e devo dire la verità, non l'ho neanche fatta io. No, questa adesso vediamo, non ricordo neanche se ho utilizzato no, questa qua l'ho fatta fare al modello, per intenderci, io non ho badato a questo perché no, ecco, ho utilizzato DAO, vabbè. Io normalmente utilizzo OLEDB, però di fatto non è questo il discorso. Qui più che altro si parla di come mettere in comunicazione questo mondo web con il nostro database Access. Poi una volta che siamo in Access possiamo continuare ad utilizzare o addirittura integrare questa tecnica a qualcosa di esistente senza nessun tipo di problema. Quindi non è che richiede una scelta particolare come stile di programmazione, possiamo fare più o meno quello che ci pare. È abbastanza libero. Io ho scritto, cioè una volta che intercetto l'evento, l'utente clicca sul bottone salva, una volta che so questo, io vado nell'HTML, mi prendo quello che devo salvare e lo salvo nel database. Mm. E la seconda Sì, domanda era, perdonami, mi sono perso. Sì, la possibilità di variare abbastanza facilmente le dimensioni della form e di tutti Sì, i questo controlli me diversi. me ne faccio vedere una che non vi ho mostrato prima, poi magari vi mostro dopo. Tipo questa. E questa è una cosa meravigliosa che appartiene, vedi, non so se si riesce a vedere, sì, sì. io Sì, sì, si vede posso bene. girare la rotellina del mouse e posso zoomare, questa è una cosa, diciamo, che non è, diciamo, non ricordo, eppure qua si fa, insomma, non è che, diciamo, è fattibilissima con Access, ecco, diciamo, non voglio offendere Alessandro che magari poi mi dice, guarda Marco, che io l'ho fatta, però, diciamo, ecco, Access questa cosa qui non è che la fa proprio in modo, ecco, Sì, in anche quella realtà che l'ho ho fatta, l'ho mostrato. fatta tanti anni fa su una mappa pirata che avevo presentato tanto tempo fa. Non Però sì, avevo dubbi. non è certo così fluida, insomma. Anche questo stesso cambiare stile, sono stili diciamo improponibili, però di fatto vi fa capire come stiamo parlando di un altro mondo, ecco, di un altro tipo Sì. di cose, di un altro tipo di Sì. modi. Sì, qua c'avevo anche delle altre cose collegate, vabbè, però sono, diciamo, è chiaro che dietro ci sono tante cose che non ho detto, ma per mancanza di tempo, ci sono delle strategie, dei modi di gestire l'iniezione del codice che altrimenti non funziona. Ecco, ogni giorno è uscito un problema diverso. Quello che voi vedete come una cosa banale, a me mi è costata giorni di sacrifici, diciamo, e anche modelli che mi rispondevano: no, mi dispiace, non si può fare quello che vuoi fare tu. Ecco, non mi sono arreso e alla fine ci siamo riusciti, perché se adesso chiamate un modello e chiedete di fare una cosa del genere, il modello al 99% vi suggerisce di utilizzare un timer. Io i timer in questa applicazione non li ho usati, io odio i timer, soprattutto quando usati in VBA. Chi le usa sa bene che un timer blocca l'applicazione, te la blocca, anche se lo fai, non ha senso utilizzare un timer per fare questo. Per fare questo occorre avere l'evento, occorre far funzionare VBA nel momento in cui ci serve, non mettendoci in ascolto. Se adesso vi rivolgete a Copilot o a Gemini oppure ad altri modelli e chiedete una soluzione del genere, 99% il modello vi dice: ok, metti un timer che guarda la casella di testo nascosta, il famoso casella ponte, in continuazione fino a che ponte non si popola. Capito? Così io però non riesco a farla l'applicazione. Invece in questo modo qui io la faccio, perché è tutto fermo, il mio VBA è libero fino a che non clicco. Questa è la differenza. E questo è stato diciamo, il mio maggior impegno, è stato proprio nel capire come potessi fare questo. E poi nel lavorare sono usciti anche altri problemi che comunque sono stati in qualche modo raggirati. Ecco. Vabbè, poi è chiaro che più avanti più trovi i dettagli da risolvere, problemi, Sì, eccetera, questo è sì, ovvio. Però direi che come prova di concetto va benissimo, è superlativa, insomma, si capisce perfettamente si intuisce secondo me la potenza di quello che puoi ottenere, perché alla fine
stai veramente unendo il VBA e il JavaScript, comunicazione bidirezionale, sfruttando l'HTML con tutto quello che può fare dal punto di vista grafico, dinamico, eccetera. È veramente un mondo che si apre. Secondo Piccole me, cose, io ho vabbè, a me fatto è un file piaciuto di molto. file di log dove io clicco e poi qui ho sempre la visione di cosa ho cliccato. Mi è servito più che altro nell'implementazione, no? Me l'ero quasi dimenticato. Per intenderci, questo qui è stata la Mm, richiesta di 20 secondi. Ho chiesto al modello di cambiarmi le caratteristiche dell'HTML aggiungendomi un file di log e il modello mi ha riproposto il codice con il file di log. Poi chiaramente io l'ho guardato un pochino, alla fine mi serve perché io clicco e so cosa ho cliccato, così faccio un debug un pochino più. Quindi sono tante piccole cose, ma se voi poteste vedere il progetto originale da cui nasce questo, fatto per il mio cliente, in realtà io ho collegato tutte queste funzioni. Ognuno di questi tasti ha una sua pagina con delle sue caratteristiche che viaggia in un contenitore globale e funziona bene e questo è il motivo per certo, cui ho scelto di portarlo alla vostra attenzione perché sono certo che per quanto ci sia ancora tanto da fare, alla fine si è raggiunto una svolta che è quella della funzionalità. Sì, funziona e funziona bene, è stabile, ecco. certo. Ok, bene. Qualcuno ha qualche altra domanda, osservazione? Altri Sì, a questo interventi? punto io saluto tutti, ciao, sono Cinzia e volevo chiederti a Ciao questo Cinzia. punto qual è il modello che hai usato. Per farmi aiutare? Esatto, sì. Allora, che Esatto. modello ho utilizzato? Non occorre, diciamo, una scelta di modello. Ho utilizzato Gemini perché lo trovo più comodo, ma in realtà è da un po' di tempo che ho sviluppato un mio modello sul mio sito ingemorfini.com che ho creato, più che ottimizzato, ho creato delle utility all'interno del modello che servono e una delle cose che vorrei mostrarvi nel prossimo incontro è come realizzare la vostra chat all'interno di Access con tutte le caratteristiche che desiderate e con tutte le utility che desiderate, senza dover necessariamente andare sui siti e andare a pescarvi il copilot di turno, il Gemini o il chat GPT, eccetera, eccetera. Vi create il vostro modello, la vostra chat che vi aiuta direttamente nella vostra applicazione con tutta la potenza che vi serve senza pagare una lira. Diciamo, io quindi per fare questa cosa inizialmente ho utilizzato Gemini e Copilot, poi alla fine mi sono sviluppato la mia e me la sono fatta in casa, ecco. Esatto, e questo, stavo per dirla, dovrebbe essere l'incontro inaugurale del prossimo anno, del 2026. Infatti a gennaio dovrebbe essere ancora Marco, forse la cosa forse è ancora un po' incerta, ma ha promesso che sarà ancora lui a deliziarci con questo altro suo delirio, che questa volta riguarda l'integrazione fra Access e l'intelligenza artificiale, che è un altro argomento molto dibattuto. Ehm, quindi spero che avrà il tempo di preparare una presentazione così importante, considerando anche le vacanze di Natale che ci sono in mezzo. Marco, vuoi farla vedere? Vuoi introdurre? Sì, vabbè, facciamo un preambolo, insomma, Dai, sì, diciamo, falla vedere. Vale agganciandoci la pena, sempre dai. allo stesso, sì, agganciando sempre allo stesso stile diciamo, di programmazione, cioè quella della possibilità di utilizzare un HTML con JavaScript all'interno della nostra applicazione. E vi dico, anche in questo caso, e non lo dico per, diciamo, fare fumo, lo dico perché la realtà quello che vi sto mostrando adesso è stato sviluppato col giusto prompt, cioè con competenza ovviamente nella richiesta, da un'intelligenza artificiale in pochi secondi. Quindi non è che parliamo di qualcosa che ho disegnato io con ore e ore di sviluppo come si faceva in passato. Ho semplicemente capito e studiato come si potesse integrare questa cosa all'interno di un'applicazione Access. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un modello linguistico, cioè dell'intelligenza artificiale messa a disposizione di qualunque applicazione Access. Parliamo di zero librerie esterne, ovviamente parlo di reference richiamate da Access, non parlo di componenti a pagamento, parlo di cose gratuite che si possono fare esclusivamente con Access che abbiamo sul nostro PC. Una di queste è appunto questa qui, sempre la stessa mascherina, sempre lo stesso componente, sempre la stessa pagina HTML creata da un modello secondo delle direttive e quello che vediamo è questa qui, è una chat. È una chat dove noi possiamo, sperando che funzioni perché il server stava giù poco prima della... ok, ci ha risposto.
Quindi noi possiamo a questo punto, io sto su una maschera di Access, posso creare una mia chat che può essere a schermo pieno, ma come ho dimostrato prima, può essere anche una parte di un'applicazione, cioè avere la nostra applicazione, poi magari qua accanto ci mettiamo la nostra mascherina dove possiamo sviluppare una guida, per esempio con l'intelligenza artificiale. Io vi faccio vedere come in realtà noi possiamo fare cose veramente pazzesche e poi eventualmente faremo delle dimostrazioni. Se noi facciamo un saluto, ecco, sto dicendo al modello che io mi chiamo Marco. A un certo punto però io vado qui e cambio quello che gli ho scritto, lasciando però la sua risposta. E poi gli dico, scusa, lo correggo. E lui si scusa, perché cosa vede in realtà? Vede che io gli ho detto Luca, quindi lo sto confondendo. A questo punto io posso modificare la sua risposta. E poi gli chiedo, questo è un gioco che stiamo facendo, eh? Mm. È un gioco di fine serata, ecco, perché è una banalità. E lui dice, hai assolutamente ragione, mi scuso tantissimo. Quindi in realtà io cosa ho fatto? Ho modificato in tempo reale quello che io ho scritto a lui e quello che lui ha risposto a me. Cioè io in realtà sto manipolando sia le mie domande, ma anche le sue risposte. E lui non si rende conto, il modello, che io, questo per farvi capire che con il nostro prossimo incontro, se riusciremo a farlo, io vi farò capire come possiamo noi gestire il modello di intelligenza artificiale nel suo profondo. E vi dico la verità, noi riusciamo anche a bypassare alcuni blocchi parzialmente, alcuni blocchi che hanno i server, diciamo, originali. Possiamo fargli dire cose che lui normalmente non potrebbe dire. Non direi. Questo sempre con dei limiti, perché poi esistono dei blind di sicurezza che scattano sul server e vi restituiscono un errore. Per farvi capire, noi questa modulazione, poter cancellare addirittura questa risposta, questo non ci piace, noi la cancelliamo. Queste cose normalmente nelle chat non ci sono, perché è una manipolazione a livello basso e noi la possiamo fare con Access, possiamo salvare questa chat in una nostra tabella, possiamo manipolarla, possiamo aggiungere delle caratteristiche, possiamo fare cose veramente estremamente avanzate, mentre usiamo la nostra applicazione. Quindi mentre costruiamo accanto la nostra applicazione, quindi mettendo i nostri bottoni, mettendo altre pagine, mettendo altri oggetti, possiamo avere tutto in uno. Penso di essere, spero di essere riuscito a farvi capire che tra le mani non abbiamo più Access, il cosiddetto brutto anatroccolo. Qui abbiamo il cigno. Abbiamo un mostro qua. Che poi, se Qui non abbiamo il sbaglio, cigno. con un po' di lavoro, a questo punto potessi chiedere all'intelligenza artificiale di creare delle query sulle tue tabelle, in qualche modo, no? Interagire con le Ovviamente tabelle. questo mi hai anticipato, ok? Sì, Vabbè, allora, possiamo dire all'intelligenza artificiale, scusami, mi restituisci tutti i clienti di Milano? E lei conosce il mio database e mi restituisce tutti i clienti di Milano, la query che poi mi estrae tutti i clienti di Milano. E poi, vabbè, c'è tanto da dire qua esatto. dietro, ma lasciamo Sì, poi beh, poi spazio. Sì. già una volta abbiamo avuto qualche problema su questa cosa, però immagino che con questo tipo di integrazione magari potrebbe essere più semplice fare questa cosa. Tu in qualche modo, adesso anche questa è una prova di concetto, ma ovviamente si parte sempre da lì per poi arrivare a cose più grosse. Immagino Cose che di da questo qui tipo. a qualche tempo si potrà riuscire a creare delle query magari vocalmente, con riconoscimento vocale, oppure Ovviamente. descrivendole in linguaggio naturale. Adesso vi ho mandato un'immagine, per esempio, io ho chiesto cosa vedi, ma adesso se il server non fa i capricci, mi dovrebbe, ecco, un selfie scattato all'interno di un aereo con 3 persone, un uomo Mhm. adulto, io e i miei figli, no? Ecco, quindi per farvi capire, qui non è che è un surrogato della chat, questo è il surplus ultra della chat. Quindi qui noi possiamo fare cose che vanno anche oltre quello che fornisce, diciamo, Gemini anche nel, diciamo, sistema Pro. Possiamo fare tanto e lo possiamo fare mettendoci le mani dentro. Certo, certo. No, questa è Complimenti. veramente una grande cosa. Bene,
Se non ci sono altri commenti o interventi, direi di chiudere Complimenti, qui. no? Scusate, Complimenti. Vai. veramente Grazie. inimmaginabile sta cosa, veramente. Io, come detto, sono Sì. una piccola formica rispetto a voi. È Complimenti. stato il regalo di Natale, grazie. Va bene, no, io faccio altro, sono un consulente aziendale, però mi dedico a fare piccoli strumenti sulle aziende, importazione e esportazione dai gestionali, questo me la cavicchio, ma non sono un informatico puro, quindi non Ma sono... guarda Stefano, ti devo dire, nel corso di questo anno abbiamo avuto interventi di tutti i tipi e gli altri hanno fatto vedere delle applicazioni che hanno costruito, cioè Sì, presentazioni sì, oneste, nulla che di rivoluzionario, di cosa, però sono state comunque interessanti perché l'importante è condividere le idee e dare spunti ad altri e io ho sempre detto che questo canale serve anche come è uno strumento di crescita personale e professionale, perché comunque, ripeto, questi video vanno su YouTube, sul canale ufficiale di Access User dopo Groups, andrò a vederci. Sì, 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 con i sì. sottotitoli in inglese, quindi vengono visti da centinaia di persone, anche noi, poveri italiani, i nostri video vengono visti da centinaia di persone perché ci sono i sottotitoli in inglese e concludo col solito appello a chiunque veda questo filmato, fatevi venire qualche idea su un argomento da presentare, ma soprattutto fatevi venire il coraggio di presentarlo. Vi ricordo che questo è l'unico gruppo interamente in italiano dato ad Access e al VBA a livello mondiale, perché Access User Group riunisce il top degli sviluppatori Access in tutto il mondo. Quindi, come dicevo poco fa, non perdete questa occasione di diventare internazionali. Vi ricordo che anche un argomento di base, se ben trattato, ha la stessa identica dignità di argomenti più complessi e specialistici come quelli che Marco ci ha presentato stasera. Bene, terminiamo qui. Grazie ancora Marco, spero davvero che riesci a presentare quest'altra cosa a gennaio perché secondo me è veramente, veramente interessante. Detto questo, per quest'anno è tutto, grazie per essere stati qui anche stasera, grazie di nuovo, buona fine, buon principio, buone feste, Grazie, buon buone anno, feste a tutti Grazie, quanti, buona grazie a serata, voi. grazie, salve. e ci Buonasera rivediamo, a tutti, spero, arrivederci. Ciao, il Ciao. 13 gennaio. Va ciao, bene, ciao. grazie. Ciao a tutti.